Cosa mi aspetto da questa pianta? Andandola a tagliare, praticamente... Porca troia. Come prendersi cura della begonia maculata? Guarda tutto il video e te lo svelo. Ciao a tutti, ben ritrovati su Acqua Plants Farmer, io sono Matteo e con me ho questa bellissima begonia maculata. Chi mi segue su Instagram da un po' e se ancora non lo fate ne approfitto per ricordarvi di farlo, mi trovate sempre come Acqua Plants Farmer, saprà bene che ho inserito questa begonia maculata nella classifica delle piante più beep in assoluto. È proprio il primo post che trovate sul mio profilo. Ebbene, dopo quel post devo ricredermi, ragazzi, perché dopo anni e anni di lotte contro questa bruttissima ma bellissima pianta, posso dire di aver trovato la combinazione giusta per farla crescere sana, forte e in salute. E appunto iscrivetevi sul canale se ancora non l'avete fatto, perché il prossimo video andremo a fare delle talee, perché appunto la pianta è cresciuta troppo in quest'ultimo anno. In questo video ci tengo a dire che darò le mie info per quanto riguarda la coltivazione, che non devono essere per forza quelle canoniche, ma sono quelle che mi hanno permesso di poter crescere in questo modo questa bellissima pianta. Si trattava in realtà già di una talea, e infatti la pianta che avevo taleata in passato era questa, e questa qua più piccolina e un po' più stortarella. Questa era una talea che nel tempo, attraverso una gemma ascellare, ha fatto partire questa nuova pianta, chiamiamo così, ma in realtà non è una nuova pianta perché è un getto laterale che ha raggiunto questa considerevole altezza in 4-5 mesi. C'è un trucco per curare questa pianta, ne parlo spesso su Instagram nelle storie. Ebbene, non guardatela, perché è una pianta che odia tantissimo essere maneggiata, è una pianta che odia tantissimo essere sovrabagnata o non bagnata del tutto. Se c'è una cosa che ho imparato da questa pianta è che esistono alcune piante che non amano essere guardate. Se voi guardate questa pianta, se gli state sul fiato sul collo, perderà tutte le foglie e andrà ad essiccarsi. Come vedete, tra l'altro, il vaso è anche molto piccolo per lo sviluppo della pianta, tant'è vero che è talmente alta che tende a ribaltarsi. Quindi io in questo caso non andrò a metterla in un vaso più grande, anche perché le radici non sono uscite dal loro panetto di terra, ma andrò semplicemente a ridimensionarla. Probabilmente la taglierò a questa altezza, mantenendo la pianta madre, chiamiamola così, senza talearla, ma qua andrò a tagliarla. Qua potete vedere che la terra è secca. La terra non è quasi neanche, non è neanche umida, è secca. Io la vado a bagnare solo ed esclusivamente quando il terreno si asciuga. È una pianta che teoricamente ama l'umidità. È una pianta però che odia i ristagni idrici, quindi evitate quanto più possibile di bagnarla troppo, perché altrimenti la perdete. Quindi consigli basici. Poi eventualmente ne parliamo nei commenti, se avete domande, qualsiasi cosa scrivetemi. Sono quelli di offrirgli una grande fonte di luce. Io uso una grow light accesa 9 ore al giorno, puntata sulle foglie, quindi vi direi diretta, o se comunque non lo è in questo momento, abituatela gradualmente, ma ama la luce, in questo caso bella pulita sulle loro foglie. E come vi ho detto prima, per quanto riguarda le innaffiature, aspettate tra un'innaffiatura e l'altra che il terreno si asciughi completamente. Una volta che il terreno si è asciutto, gli fate giusto una spuntatina di acqua. Vi metto in descrizione anche l'aggeggio che uso per bagnare la pianta, per far sì che non sovrabagnate il substrato. Basta, quindi acqua quanto basta e luce parecchia, in modo tale che lei si sviluppi. Infatti in questo caso è cresciuta molto anche perché lei andava verso le grow light, che erano posizionate molto in alto. Discorso concimazioni: in inverno non sospendetele mai, fatele una volta al mese circa, sempre per un concime per piante verdi in questo caso. D'estate io vi consiglierei di farlo una volta ogni 15 giorni, anche perché questa, ragazzi, è una pianta che magna, e se tenete presente quanto è piccolo il vaso, quanto si è sviluppata la pianta, le radici hanno bisogno di nutrimento, cosa che non avrebbero trovato in un vasettino così piccolo probabilmente, d'accordo?
Io penso di avervi detto tutto. Se avete domande, dubbi, lasciatemi un commento, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate e iscrivetevi al canale per non perdervi il video aggiornamento di questa bellissima begonia maculata che è da odiarla, sono arrivato ad amarla. In pochissimi l'anno scorso avrebbero scommesso, infatti avete risposto anche in un sondaggio, che non sarebbe sopravvissuta una volta che da Talea l'ho messa in terra, e ragazzi, questa scommessa l'ho vinta io. Ci vediamo a un prossimo video, è stato un piacere come sempre, ciao!